Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi non ho completamente voce, ma oggi sul canale, come state vedendo qui dal titolo che trovate in basso, vedremo come creare uno sfondo che scrolla, quindi che si muove in maniera infinita. Quello che state vedendo attualmente è Construct 3, perché è il programma che noi utilizziamo per realizzare videogiochi, e vi ricordo che in descrizione trovate i link ai videocorsi completamente gratuiti e rimanete sintonizzati perché stanno arrivando altri corsi completamente gratuiti. Allora, analizziamo questo progetto. Scusatemi oggi per la voce. Abbiamo uno sfondo, come state vedendo. Questo sfondo è un tiled background, quindi doppio clic sullo sfondo, tiled background. Ho inserito la mia immagine, che è questa qui, e come potete vedere il pro del tiled background è proprio questo, che l'immagine non va a ridimensionarsi, quindi a scalare la sua immagine, ma va un po' ad assemblare questo pattern, ovvero questo qui, in maniera infinita. Se non avete capito nel dettaglio di cosa sto parlando, chiedetemelo qui sotto in descrizione, che vi farò vedere in un futuro video la differenza tra un tiled background e uno sprite. Come avete visto, quindi abbiamo inserito il nostro sfondo. Quello che vedete qui sulla destra è un altro sfondo, quindi c'è lo sfondo 1 e lo sfondo 2. Entrambi però sono lo stesso oggetto, infatti come state vedendo si chiama anche questo BG, che sta a indicare background. Questo cosa vuol dire? Come ho fatto a farlo? Praticamente ho lo sfondo, faccio copia, incolla. Come faccio a farlo? CTRL-C, CTRL-V, oppure semplicemente tasto destro, vado su copia e poi faccio tasto destro e vado su incolla. In questo modo ho due oggetti che sono lo stesso oggetto. Se io avessi fatto tasto destro clona questo oggetto, avrei avuto BG1 e BG2. Non voglio assolutamente questo. Allora, la logica che io voglio qual è? Io voglio fare, quindi vado a posizionare il mio sfondo poco più avanti rispetto a questo, quindi vado a vedere, guardate un po', io attualmente il mio progetto è di dimensione 854 x 480, quindi qui sono 854, in altezza invece sono 484. Quindi cosa faccio? Guardate un po', io devo andare a dire a Construct che qui c'è la mia prima immagine nella posizione 0,0, la mia seconda immagine è invece nella coordinata X 854. Io voglio che succeda questa cosa qui, le immagini vanno dietro, appena questa immagine arriva qui, questa deve andare in questo punto, loro continueranno a scorrere, appena questa arriva qui, questa arriva dall'altra parte e così via, in maniera del tutto infinita. Quindi cosa faccio? Ho due immagini, poi questa va qua, poi quella ricomincia e così via. Come faccio a fare una cosa di queste? Molto semplice. Io ho il mio sfondo che si chiama BG, è posizionato nell'asse 00 e cosa devo fare? Vado nel mio event sheet, ho creato una variabile globale dal nome velocità, che mi basta semplicemente cliccare col tasto destro, fare aggiungi global variable, aggiungo quindi la mia variabile numerica che do come valore 400 e cosa faccio? Analizziamo. Io faccio che every tick, ovvero sempre, quindi cosa faccio? Aggiungo un evento, vado su system e metto every tick, devo fare che il mio sfondo deve andare sempre verso sinistra. Quindi cosa faccio? Aggiungo un'azione, vado su BG e gli dico di cambiare la sua X, quindi vado su set X. E cosa vado a mettere? Vado a mettere che la sua X deve cambiare, quindi deve andare sempre a sinistra. Quindi cosa faccio? Faccio che la sua X deve essere bg.x meno velocità, perché la velocità sarà 400, quindi qua ci sarà scritto 400 per dt. È molto importante mettere il data time, perché lui non va a fare ad esempio 0 meno velocità che è 400, quindi fa meno 400, meno 800, meno 1200 e così via, ma moltiplicando il tutto si basa sui frame rate, sul tempo. In questo modo, se gli fps cambiano all'interno del nostro videogioco, comunque l'animazione sarà la stessa. Non entro nel dettaglio, ma poi vi faccio vedere con un futuro video, dati alla mano, a cosa effettivamente serve moltiplicare il tutto per il data time. Quindi cosa succede in questo caso? Abbiamo il nostro oggetto nel punto 0, lui dovrà andare a meno 1, meno 2, meno 3, ovviamente moltiplicando il tutto per il data time, lui, se non erro, cambierà di 400 pixel al secondo e così via. Come facciamo a fare questo? Quindi ci basta fare così, però manca una cosa importante, perché se la nostra immagine va qui, e in questo caso tutte e due le immagini faranno così, vi faccio vedere, io vado a disabilitare questo codice, quindi faccio play, guardate cosa succede.
Cosa succede adesso? Che le immagini sono andate a sinistra, ma dobbiamo fare appunto che quando l'immagine, in questo caso la prima delle due, raggiunge questa posizione, questa deve andare dall'altra parte, in questo esatto punto. E a che coordinata devo fare riferimento? Se il nostro layout è di dimensione 854, io devo fare che l'immagine deve cambiare nel momento in cui la sua coordinata è minore o uguale a meno 854, ovvero appena si trova qui o meno, cosa deve fare? Deve andare qui, ovvero nella coordinata 854, e possiamo provare a fare una cosa di queste. Quindi cosa faccio? Vado a confrontare e vado a dire appunto BG appena la sua x è minore o uguale a 854, vado a modificare la sua x e gli dico x uguale 854. Vediamo un po', clicco su play e succede questo. Guardate un po', funziona alla grande, ma c'è un piccolo ma. Come vedete ogni tanto si creano queste linee bianche. Questo perché cosa succede? Che scorrendo è molto probabile che la mia immagine cambia posizione, si posizioni qui nel momento in cui magari questa è già andata troppo a sinistra. E allora non possiamo dire a Construct di invece fare che quando la mia immagine, la sua x è minore o uguale a meno 854, invece di farla andare in un punto fisso che è 854, perché non la ancoriamo qui perfettamente? Cioè gli diciamo a Construct che tutte e due devono essere unite. Come facciamo a fare questo? È molto semplice. Come facciamo quindi? Andiamo qui e gli diciamo che quando il nostro sfondo è minore o uguale, la sua x a meno 854, la sua x deve essere bg.x. in questo caso posso mettere più bg.width, che sta a prendere tutta la sua larghezza. Potremmo anche scrivere semplicemente 854 per 2. Perché per 2? Se io non dovessi mettere il per 2, nel momento in cui tutti e due si trovano qui a sinistra, lui fa fare bg.x, ovvero questo punto, più width, ovvero qui, e praticamente succede che le due immagini si sovrappongono. Invece mettendo il per 2 gli vado a dire di moltiplicare la sua larghezza. Quindi cosa succede? Guardate un po', clicco su play e guardate un po', in pochissimi minuti, in pochi istanti a dire vero, ovviamente nel tutorial perdiamo un po' di tempo, abbiamo creato uno sfondo infinito. E se provassi ad aumentare la velocità, guardate, io vado a mettere 1200, clicco su play, guardate un po', funziona alla grande. Posso ancora di più velocizzare il tutto e non avremo quel problema che invece avremmo ottenuto se avessimo lasciato il codice come nella prima parte iniziale. Come avete visto abbiamo creato uno sfondo che si muove in maniera infinita, semplicemente con due linee di codice. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video mi raccomando fatemelo sapere con un bel mi piace qui sotto e iscrivetevi al canale se volete rimanere sempre aggiornati con il mondo dello sviluppo di videogiochi. Qui sul canale trovate veramente tantissimi video a riguardo. Ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video e allora ci vediamo domani. Ciao!